Salve a tutti, io sono Smail e benvenuti o bentornati. Il video di oggi si chiama Video confessionale, proprio perché all'interno di questo video, in primis, io, sottoscritto Smail, voglio andare a confessare, diciamo, tra virgolette, degli errori, dei peccati, sempre tra virgolette, comunque degli sbagli che ho commesso, soprattutto ultimamente. E in secondo piano questo video vuole avere anche lo scopo di far sì che possiate fare voi la stessa cosa nei commenti. Se voi avete qualche errore, qualche sbaglio da confessare, che vi sentite di dover dire, fatelo, sfogatevi. Fatelo perché non c'è niente di più bello che riuscire ad ammettere i propri errori. Ed è proprio per questo che ho deciso di voler caricare, voler creare questo video e di lasciarlo qui su YouTube, che possa essere d'aiuto a più persone possibili. È un video che sicuramente non azzererà gli errori commessi, gli errori fatti, ma è un modo per sicuramente renderli meno pesanti. Cioè noi andando a confessare i nostri sbagli, andando proprio ad ammetterli, allora sicuramente è lì che riusciremo a sentirci delle persone migliori, ad accrescerci da un punto di vista proprio della persona. Possiamo veramente diventare persone migliori. Io voglio farlo in questo modo. Voglio andare a dirvi 3 errori che ho commesso ultimamente, soprattutto da quando son venuti a mancare i miei cani, perché effettivamente da quando son venuti a mancare loro è come se in un certo senso fossi diventato instabile mentalmente. Ed è una cosa che per qualcuno potrebbe essere una scusante: "Ah, ma è facile dire così, bla bla bla". Eppure già di mio io ero una persona abbastanza, insomma, rincoglionita. Da quando i miei cani sono venuti a mancare credo di essere diventato peggio. Sono diventato ancora più, non lo so, a volte mi lascio andare, agisco d'impulso ed è proprio per questo che alla fine si arrivano a commettere errori. Il primo errore che ho commesso è quello avente a che fare con una mia carissima amica che ha deciso gentilmente di prestarmi l'account Netflix così a gratis, in modo tale che io potessi vedere serie o film quando mi pareva e fin qua tutto okay, no, se non fosse per il fatto che la sera stessa che lei mi ha dato l'account, se non sbaglio, io avevo deciso, senza neanche chiedere il permesso alla mia amica, di dare l'account alla mia fidanzata, in modo tale che anche lei potesse guardare Netflix. Ovviamente mettendoci d'accordo su quando lo doveva vedere lei e su quando lo potevo vedere io. Però la sera del giorno dopo è capitata questa cosa, ovvero che la mia amica va per vedere lei un film o una serie e solo che non poteva farlo, perché risultava che l'account era utilizzato da troppe persone e in questo caso, appunto, risultava che il mio profilo era utilizzato 2 volte. Quindi capite un po' che cosa ha voluto significare questa cosa? Perché magari la mia amica all'inizio ha pensato magari: "Vabbè, l'avrà data a suo fratello". Eppure non è stato così. Infatti comunque il giorno dopo, io le ho detto la verità alla mia amica e lei l'ha presa a male. L'ha presa talmente a male che mi aveva detto delle cose del tipo: "Ah, ma adesso mi fido di me, non ho più fiducia come ce la potevo avere prima con te". Insomma, le ero caduto in basso perché mi fa: "Io l'account l'avevo dato in modo tale che lo utilizzassi solo tu, non anche la tua fidanzata". Quindi mi ha detto una serie di cose che per me, per come comunque ero conciato e come ero combinato a neanche 2 settimane da quando sono venuti a mancare i miei cani, mi sono sentito morire dentro, mi sono sentito morire dentro, infatti le ho scritto delle cose per cercare di recuperare quella fiducia, perché io ci tengo tanto a lei e spero che ancora lei ci tenga, tanto come io tengo a lei. Per favore, ti prego, è stato uno sbaglio, non doveva succedere. Ti prego, dimentichiamo tutto, ho sbagliato, ultimamente agisco troppo d'impulso, sbaglio per ogni cosa, per ogni minima cosa perché non lo so e appunto poi c'è la cosa dei cani, cose, può essere tutto. E insomma, vabbè. E quindi, tra una cosa e l'altra, dopo che comunque ho cercato di farmi perdonare, eccetera, lei ha detto di stare tranquillo, tutto risolto e che insomma le cose si sono un attimo risolte. Almeno speriamo che effettivamente sia così, perché molto spesso, ecco, sapete cosa succede? Diciamo che quando si sbaglia una volta, poi quella persona là con la quale tu hai sbagliato, poi magari ti vedrà con occhi diversi, non sempre riuscirà a tornare a vederti come magari poteva essere in principio prima che tu sbagliassi. E vabbè. Secondo sbaglio commesso, secondo errore è stato quello là che infatti io ho fatto un video inerente a questo tema,
ovvero mai farsi usare da tramite o comunque mai chiedere aiuto, mai insomma in queste cose qua non ci vuole mai una terza persona, un intermediario per risolvere un problema. Il mio errore qua dove è stato? Che questa ragazza che aveva avuto la brillante idea di, diciamo, usare me come intermediario, mi aveva anche detto, diciamo, 2 segreti che non dovevo dire, di cui, diciamo, il segreto più banale, il segreto proprio piccolino che dici: "Vabbè, se uno glielo dice non è che è la fine del mondo", ovvero il segreto era non dire a Tizio che appunto ho scritto a Caio. Era questo il segreto, quello là proprio sottile, sottile che non andava detto, solo che tra una cosa e l'altra mi è scappato e gliel'ho detto. E quindi poi lei mi ha mandato a fare a quel paese e mi ha bloccato. E quindi insomma pazienza, pazienza, questo è stato un altro sbaglio, che ho commesso sempre per la mia sbadataggine, per la mia totale non lo so. Il terzo e ultimo errore che ho commesso è stato un errore davvero, davvero brutto, perché diciamo allora, tutti gli errori commessi sicuramente che ho detto finora sono stati brutti. Il primo con la mia amica che ho perso quasi la sua fiducia. Il secondo che sono stato bloccato direttamente da questa persona per aver detto quella piccola per quel piccolo segreto, che comunque era una cosa risaputa, neanche dice vabbè una cosa che non si doveva dire proprio se no moriva qualcuno. Era una cosa tranquilla anzi. Vabbè. Il terzo segreto invece ha a che fare con insomma, sono sempre stato io quello che in questo terzo, errore ho sbagliato sempre io. Ho sbagliato sempre tutto io. Sono sempre stato io l'artefice di tutti questi sbagli commessi in questo terzo peccato. Cioè, è un terzo errore dove all'interno di questo terzo errore ci sono stati più errori. Ci sono state una serie di cose, una serie di situazioni son create dove alla fine, diciamo, tutto ha avuto a che fare con queste 2 ragazze che abbiamo conosciuto io e mio fratello, ci siamo andati a mare insieme e giustamente lo sbaglio iniziale è stato quello là che io non avevo detto niente alla mia fidanzata, o meglio non avevo voluto dire alla mia fidanzata niente, come se queste ragazze non esistessero, come se volevo tenermene per me segrete, e questo già di base è un errore che quasi uno potrebbe pensare al tradimento, per come mi stavo comportando. Non volevo neanche dire alla mia fidanzata dell'esistenza di queste 2 ragazze, però poi comunque proprio 20 minuti prima che ci vedessimo con queste 2 ragazze per andare a mare, gliel'avevo detto alla mia fidanzata: "Guarda che all'ultimo si è organizzata questa cosa con queste ragazze di andare a mare con loro, eccetera". Se la mia fidanzata l'avesse saputo prima, giustamente magari avrebbe detto: "Ah, ma potevo venire anch'io, già che c'ero, bla bla bla". Giustamente se l'è un po' presa, capito un po' quanto certe cose possono essere brutte quando succedono, quando anche uno non dice la verità subito, ecco. Ma non è stato questo, diciamo la goccia che ha fatto traboccare il vaso, lo scoppio, la fine anche di questa amicizia, perché con queste 2 ragazze alla fine che cosa è successo? Cioè una delle 2 in particolare, è successo che con tutto che si era creato magari un bel rapporto con questa ragazza qua, spesso parlavamo, ma stavamo 2, 3 ore al telefono, parlavamo perché un pochino riparlavamo di un sacco di cose. Sì, devo dire che si era trovata una bella amicizia, tutto sommato. Solo che c'è stato il grandissimo, errore di fare una cosa, ovvero che arrivata la sera dell'altro giorno, la mia fidanzata se l'era un po' presa per una serie di cose, mi ha bloccato, non stiamo qui a dire perché e come, perché comunque sicuramente tutta la faccenda capitata con queste 2 ragazze non era stato molto, bella e la mia fidanzata alla lunga poi stava arrivando un momento in cui quasi stava per dire: "Non lo so se voglio continuare a stare con te", ecco queste cose qua. Quindi giustamente poi io e la mia fidanzata ci dovevamo vedere di presenza per chiarire, cosa che alla fine è successa effettivamente, alla fine ci siamo visti, abbiamo chiarito di presenza. Ecco, lo sbaglio è stato qua. Quando noi abbiamo chiarito di presenza, abbiamo fatto una cavolata, perché comunque queste ragazze qua comunque erano comunque interessate a sapere se comunque tra me e la mia fidanzata si era chiarito tutto, eccetera. Quindi questa ragazza, in particolare una delle 2 appunto, che, mi chiedeva sempre: "Ah, quindi tutto bene? Com'è? Tutto bene? Fammi sapere, aggiornami", okay. Appena ci siamo visti io e la mia fidanzata, abbiamo chiarito, abbiamo deciso di mandare a questa ragazza una foto nostra, dove per dire che comunque avevamo chiarito, eravamo abbracciati insieme in questa foto, e alla fine un messaggio scritto. Un messaggio scritto che è stato quello che non doveva esistere, che ha fatto poi nascere questo grande errore, questo grande peccato. Cioè, questo errore commesso che poi ha fatto
sì che succedessero situazioni ancora più brutte, perché l'errore è consistito in un'accusa, accusa che diciamo è stata quella di dire: "Sai, ieri per colpa tua", di questa ragazza, "ci stavamo per lasciare con la mia ragazza". Questa è stato l'errore grande, quello di aver accusato questa ragazza di una cosa che non aveva commesso, cioè perché non è che la colpa fosse di questa ragazza, è stato lo sbaglio questo, dire: "Ieri a causa tua ci stavamo per lasciare", questo è stato, che non dovevamo mai dire. Cioè io insieme alla mia fidanzata avevamo formulato un piccolo discorsetto da dire: "Guarda, abbiamo capito tutte cose, però per colpa tua, se non vogliamo che succeda più una cosa del genere, ecco, dobbiamo metterci d'accordo in altri modi. Se ci dobbiamo vedere, ci dobbiamo vedere insieme, io e tu, ci deve essere anche la mia fidanzata", tutte queste cose qua. Appunto questa frase qua: "Ieri a casa tua ci stavamo per lasciare". Al che lei mi fa: "Ah, vergognoso, ah, cioè tu che mi accusi, cioè io che cosa c'entro, cosa ho fatto?" Quindi giustamente io ho provato a un certo punto dire: "Cacchio, ho sbagliato, è stato uno sbaglio, non ci doveva mai essere quella frase là, non è stato tutto uno sbaglio, un errore." Dico: "Tabula rasa, dimentichiamo tutto." Però niente, questa ragazza non ne ha voluto più sapere, dice: "Una volta che sbagliano con me, addio per sempre", no? Non lo so, non lo so. Penso che bene o male ho detto tutto. Ora, conclusioni. Quando si vanno a fare errori, okay, possono capitare 2 cose: o si arriva poi al perdono, cioè tu hai sbagliato, bene, quella persona può decidere di dire: "Va bene, ci metto una pietra sopra, ti perdono", oppure: "Hai sbagliato una volta, basta più, addio per sempre". Ora, di questi 3 errori commessi, soltanto la prima persona, diciamo, mi ha perdonato, quella mia cara amica ha deciso di perdonarmi. Il secondo caso, quello là che mi ha bloccato, mi ha mandato pure a fare a quel paese, penso che ormai, non lo so, dice che non vuole più avere niente a che fare con me, ma neanche con tutta la comitiva di amici nostra. E questo terzo caso, non vuole questa ragazza qua neanche ha voluto perdonarci. Soprattutto ce l'aveva con la mia ragazza, neanche tanto con me. Comunque anche se poi mi ero messo io a capo di tutto questo sbaglio. Ho detto: "È stata tutta colpa mia, è stata tutta colpa mia e non basta, dimentichiamo tutto, ti facciamo tabula rasa, non lo so, perdonaci. Se tu tieni all'amicizia che si è instaurata tra me e te almeno, non so, perdona, cioè il perdono esiste cavolo". Ma siccome non è nelle sue intenzioni, allora niente, cioè anche lei ha detto: "Basta, io non voglio più sapere niente né di te né della tua ragazza". Beh, in conclusione, considerando che su questi 3 errori commessi soltanto una persona su 3 ha deciso di optare per il perdono, allora può essere che effettivamente va a finire così, cioè una persona su 3 ti perdona. Quindi in pratica questa cosa qua mi fa pensare che nel mondo sono più le persone disposte a non perdonare che le persone disposte a perdonare. E secondo me è sbagliato. Cioè io farò un video, spero più presto, dove tratto proprio la tematica del perdono. Il perdono che è una parola che credo nel vocabolario di molti sia un po' sconosciuta, cioè non tutti la conoscono questa parola ed è abbastanza brutta come cosa. Cioè che nessuno conosca questa parola, il perdono. Tutti, almeno una possibilità se la meritano. Sbagliano una volta? Bene, dagliene ancora una possibilità. Sbagliano 2 volte? Ma perdonala anche una seconda volta se vuoi, ma neanche il perdono al primo sbaglio, insomma, non lo so. Io spero che questo video possa essere d'aiuto a qualcuno, possa essere un buon modo per dire la vostra. Se ve lo sentite nel cuore di aver sbagliato con qualcuno e vorreste confessarlo, vorreste scriverlo nei commenti, fatelo benissimo, cioè mi può solo far piacere, a me, ma anche al mio collega, a tutti ci può far piacere. Confessate ogni vostro sbaglio, anche ai vostri amici, condividete questo video a più persone possibili, che io credo che sia una bella iniziativa, una bella cosa da fare. Poi dico, ognuno lo può pensare come vuole. Da Smile è tutto, ciao a tutti e alla prossima.